Scommetto che l'hai riconosciuta. Sì, è Elisabetta II, la regina del Regno Unito, di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e dei 15 reami del Commonwealth. Pensa che con i suoi 96 anni e i 70 anni di regno alle spalle potrebbe diventare la sovrana che ha regnato più a lungo nella storia. Attualmente è seconda solo a Luigi XIV, il Re Sole, che guidò la Francia per ben 72 anni e 110 giorni. So che potrebbe sembrarti eterna, ma la regina è una comune mortale. Cosa succederà alla sua morte? In questo video ti rivelerò un piano rimasto segreto per molto tempo. Infatti, dopo la sua morte, nulla sarà lasciato al caso. London Bridge is down. London Bridge is down. Quello che hai appena sentito è il messaggio in codice con cui il segretario personale della regina Elisabetta II annuncerà la morte della sovrana. Il primo ad essere avvisato per telefono sarà il primo ministro, poi tramite email saranno informati tutti i principali funzionari pubblici. Da questo momento sarà avviata l'operazione London Bridge, che richiede la coordinazione di numerosi uffici per la gestione di questioni come l'annuncio della notizia e l'organizzazione della successione al trono. Non è la prima volta che viene attuato un simile protocollo per la morte di un membro della famiglia reale. Ad esempio, l'operazione organizzata un anno fa per la morte del principe Filippo, duca di Edimburgo, era nominata Operazione Forth Bridge, dal ponte ferroviario che si trova sulla costa della Scozia. Alla morte della regina verranno effettuate una serie di attività ben definite e previste già da tempo. La gente tornerà a casa dal lavoro in anticipo e i piloti degli aerei annunceranno la notizia ai loro passeggeri. I 9 giorni successivi vengono identificati nei documenti di pianificazione del London Bridge come D-Day, D-Day 1 e così fino a D-Day 10. Entro 10 minuti dalla ricezione del messaggio, i ministri e i funzionari pubblici più importanti dovranno far abbassare a mezz'asta le bandiere delle loro sedi di ufficio. L'annuncio verrà trasmesso simultaneamente alla Press Association, l'organizzazione che fornisce notizie ai media del Regno Unito e del resto del mondo. Nello stesso istante, un addetto del personale uscirà da una porta di Buckingham Palace e affiggerà un avviso con i bordi neri ai cancelli. Mentre lo fa, il sito web del palazzo si trasformerà in un'unica pagina nera, in segno di lutto. Pare che molte testate giornalistiche abbiano già servizi pronti per essere trasmessi e si dice che esperti reali abbiano già firmato contratti in esclusiva per parlare su determinati canali. Quando arriverà la notizia, ogni stazione, perfino le radio degli ospedali, dovranno trasmettere canzoni tristi e consone al momento. Si osserverà un minuto di silenzio. Nel pomeriggio il nuovo re farà il discorso alla nazione. Forse ti stai chiedendo chi è l'erede al trono che terrà il discorso come nuovo re. Con ogni probabilità sarà il principe Carlo, primo in linea dinastica. Sua moglie Camilla non diventerà regina, ma principessa consorte. Il D-Day 1, cioè il giorno successivo alla morte della regina Elisabetta II, il principe Carlo verrà incoronato come nuovo sovrano e sarà il re britannico più anziano a salire al trono. L'unica attività di governo concessa sarà proprio l'incontro con i ministri. Tutte le altre attività resteranno sospese per 10 giorni. Dove si troverà il feretro della regina? La bara di Elisabetta II si troverà a Buckingham Palace. Pensa che il protocollo prevede diversi piani in base al luogo in cui si troverà la regina quando verrà a mancare.
Se dovesse morire nella sua residenza a Sandringham, il suo corpo sarà trasportato a Londra con il treno reale. Se dovesse morire a Balmoral, in Scozia, verrà attivata l'operazione Unicorn. Il suo corpo verrà trasportato a Londra con il treno reale, se è possibile. In caso contrario, verrà attivata l'operazione Overstudy e la salma verrà trasferita in aereo. Per il nuovo re non sarà facile trovare momenti per elaborare il lutto in famiglia, infatti dovrà intraprendere un viaggio e attraversare tutto il Regno Unito. Inizialmente si recherà in visita al Parlamento scozzese, successivamente andrà alla cattedrale di St. Giles ad Edimburgo, per poi spostarsi in Irlanda del Nord al castello di Hillsborough. Il quinto giorno dalla morte della regina si svolgerà l'operazione Lion, con la processione della bara che partirà da Buckingham Palace e verrà trasportata al palazzo di Westminster. La regina giacerà al palazzo di Westminster, che resterà aperto al pubblico per 3 giorni 23 ore al giorno. Si prevedono lunghe code per tutti coloro che vorranno offrirle cordoglio e ci saranno dei biglietti con orario fisso per i cosiddetti VIP, rappresentati presumibilmente dai membri della famiglia reale allargata, i membri del governo, della Camera dei Comuni e di quella dei Lord. La regina sarà sepolta nella cappella di San Giorgio al castello di Windsor, insieme al re Giorgio VI, suo padre, e al principe Filippo, suo marito. Si prevede inoltre che il suo funerale sarà uno degli eventi più visti nella storia dell'umanità, con il 40% della popolazione mondiale a seguire la cerimonia. Sia i funerali della regina sia l'incoronazione del nuovo re saranno eventi molto costosi e le spese graveranno sull'economia britannica. Bisognerà anche fare i conti con i costi necessari per l'aggiornamento di monete, francobolli e banconote. Inoltre la BBC, la principale emittente radiotelevisiva di servizio pubblico del Regno Unito, e le altre emittenti modificheranno la programmazione rinunciando a commedie e show, perdendo parte del fatturato pubblicitario. È stato stimato un costo totale di miliardi di sterline. Augurandoci che la regina Elisabetta II viva il più a lungo possibile, non ci resta che dire God Save the Queen!